Hai pianificato un viaggio in Italia? Allora vediamo insieme alcune frasi che ti saranno molto utili. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Oltre il 65% di chi guarda questo canale non è iscritto. Ecco perché se trovi che i contenuti che pubblico siano utili, ti chiedo il favore di farlo. L'iscrizione al canale fa davvero la differenza e mi aiuterà a continuare a pubblicare contenuti gratuiti di qualità per molto tempo. Grazie mille per la collaborazione. Partiamo da una cosa che farai sicuramente, ovvero bere un caffè al bar. Vediamo una conversazione tipica. Buongiorno, vorrei un cappuccino e un cornetto, per favore. Ecco a lei, signora. Quando chiediamo qualcosa dobbiamo essere cortesi. Ecco perché l'uso di vorrei è fondamentale, ma ci sono anche altre alternative. Ad esempio, potrei avere un caffè? Un caffè, per favore. Mi fa un caffè, per cortesia? A proposito, ricorda che noi italiani di solito chiediamo un caffè e non un espresso, ma su questo ho pubblicato un video ad hoc. Ti consiglio di guardarlo cliccando sulla scheda o cercando il link in descrizione. Un'altra situazione in cui dovrai quasi sicuramente parlare italiano è per strada, quando vuoi chiedere delle indicazioni stradali. Scusi, dove si trova la stazione? Sempre dritto, signora. Anche in questo caso ricorda che è fondamentale usare la forma di cortesia. Cioè, a meno che si tratti di una persona molto giovane, bisogna dare del lei. A proposito, fermiamoci un attimo su questo, perché molti clienti fanno ancora fatica a comprendere il significato di dare del lei e dare del tu. Dare del lei è un'espressione che significa sostanzialmente interagire con un'altra persona in modo formale, mentre dare del tu, ricorda che non puoi tradurre questo letteralmente in inglese, significa interagire con un'altra persona in modo informale, cioè usando il tu. Ora, se vuoi essere formale, bisogna usare scusi e non scusa. Spesso quando propongo su LinkedIn dei poll proprio su questo, quindi faccio dei questionari. A proposito, puoi seguirmi su LinkedIn se lo vuoi, perché pubblico contenuti quasi tutti i giorni, tranne la domenica. Ebbene, questa è una delle domande dove ci sono più errori. Per quale motivo? Perché questo è imperativo, ovvero non è indicativo presente. Quindi il ragionamento io scuso, tu scusi, lui scusa, in questo caso non è adatto per comprendere come rivolgersi agli altri. Ovvero, se vuoi parlare in modo informale, devi dire scusa. Se vuoi parlare in modo formale, devi dire scusi, perché questo, ripeto, è imperativo. Ma ci sono anche altre cose che potresti dire. Ad esempio, senta,
o mi scusi o mi perdoni o signora scusi un'informazione per cortesia. Se vuoi conoscere altro vocabolario ed altre espressioni utili per parlare in Italia, per chiedere o dare indicazioni stradali, ti consiglio questo video. Puoi guardarlo utilizzando la scheda. Ti andrebbe di ricevere ogni giovedì un'email con tanti contenuti legati alla lingua e alla cultura italiana? Se sì, allora devi solo scansionare il codice QR o usare il link che troverai in descrizione. È anche importante conoscere delle frasi per rompere il ghiaccio, ovvero per fare la cosiddetta conversazione leggera, small talk, come viene definita nella lingua italiana. Noi diciamo conversazione leggera. Vediamo alcune frasi che potresti utilizzare. Che bella giornata, vero? Sì, è perfetta per una passeggiata. Si muore dal caldo, si muore dal freddo. Fa un freddo cane. Ciò significa che fa molto freddo. Si dice così perché una volta i cani erano tenuti fuori casa e soffrivano molto il freddo. O ancora potresti dire piove a dirotto, piove a catinelle, cioè in abbondanza, piove molto. Ti ricordo che sul tempo atmosferico ho pubblicato un bellissimo video. Anche in questo caso basta cliccare qui nella scheda per guardarlo. E se il tuo sogno è proprio quello di parlare con gli altri sentendoti sicuro o sicura nelle situazioni della vita quotidiana, allora ti consiglio di iscriverti a Italian Confidence Program. Troverai maggiori informazioni sul mio sito www.elisabetta.maccani.com. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo di scrivere semaforo qui sotto. Oggi abbiamo visto alcuni aspetti importanti per parlare in italiano nelle situazioni della vita quotidiana, ma ti andrebbe di fare subito una chiacchierata con me? Se sì, allora ti consiglio di cliccare qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui sempre su Italiano con Eli.